Tonight I have a very special guest with me. He's a sound engineer and a very dear friend of mine, Andrea Treccia D'Amico. Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Nice to be here. Il mio ospite speciale stasera è un caro amico, nonché ingegnere del suono e proprietario di un service che tra l'altro stasera ci ospita. Quindi grazie due volte ad Andrea, sia di essere ospite sia di ospitarci. E vorremmo parlare, stasera abbiamo il privilegio anche di abbiamo tutta un'attrezzatura che comprende mixer vari e soprattutto un piatto, un giradischi, quindi potremo ascoltare i dischi in vinile. So tonight we are guests actually of Andrea, because we are at his place where he store all the stuff he used to work, and it's an audio video service, so there is so much in here. We have two mixers and we have a record player, so tonight we can play vinyls and we want to talk about it. Vogliamo parlare stasera del suono dei dischi in vinile, perché suonano diversamente. Io non faccio testo, sono un feticista, sono un appassionato. Ed ecco, quello è uno dei punti in questione, il feticismo che grazie ai vinili sta tornando di moda, il possedere la musica, non solo ascoltarla, la capacità di avere un oggetto, un feticcio, magari non lo senti mai, magari come succedeva quando eravamo giovani, lo registravi subito su una cassetta, esatto, e poi il vinile non lo toccavi più perché si rovinava. È vero, è vero. Quindi era un vero e proprio feticcio. Ogni tanto lo rispolveravi per farlo vedere agli amici. Guarda che ho comprato. Però stasera parleremo proprio di quello, anche di come si sono conservati questi dischi nel tempo. Il primo album che andiamo ad ascoltare stasera è un disco del 1978. Ovviamente non è la versione originale dell'epoca, ma credo che sia, io l'ho comprato usato, credo che sia degli anni 80. Ed è un album d'esordio di un quartetto californiano che suona meravigliosamente. Cioè, nella sua apparente semplicità, il suono di questo album è fantastico e il produttore si chiamava Ted Templeman e ha prodotto 6 album di questa band che suonano tutti fantastici. Dal settimo in poi, cioè quando non ha più prodotto lui, il suono della band è cambiato. Può essere, Andrea, che un produttore influisca così tanto sul suono di un gruppo? Assolutamente sì, perché poi il produttore in genere si porta dietro tutto il suo staff. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta che ci siamo visti in quel pomeriggio meraviglioso. In realtà non solo lo staff, delle volte il produttore è proprio il proprietario del posto dove si registra, quindi il posto dove si registra viene tenuto con delle caratteristiche, le attrezzature, tutto quanto chiaramente poi fanno il suono di un gruppo. Quello che adesso si ricerca tantissimo, ogni gruppo che viene a galla cerca di avere una propria personalità, la propria personalità si esprime con la sonorità tipica del gruppo, che adesso viene di nuovo tanto ricercata. Prima era una cosa quasi casuale, dai Beatles in poi i musicisti suonavano, avevano la loro strumentazione, spesso investivano tanti soldi per l'epoca nella propria strumentazione, ma poi arrivava il momento di registrare e poteva cambiare tutto. Senti, casuale o no, non lo so, però ce lo vogliamo ascoltare questo disco? Dai. E allora facciamo ripartire. Loro sono Van Halen, dall'album omonimo, l'album d'esordio, e il brano si chiama Ain't Talking About Love. Un disco del 1978 in vinile che suona così. Che dice Andrea? Beh, vabbè, grande batteria, grandissimi suoni di chitarra, cioè proprio meravigliosi, una cosa che ti riempie lo stomaco, non c'è che dire. Per questo album ho letto che il produttore appunto mise Eddie Van Halen, cioè o meglio non lui, insomma il suo amplificatore, nella camera del reverbero per fare questo suono, diciamo così, ingrossarlo un po'. I read that the producer, when Van Halen recorded his first album, put the Eddie Van Halen amp, so the guitar amp, inside a room that was called the echo room or reverb room, just to have this sound that was a bit thicker.
Ti è mai capitato di vedere una camera dell'eco, una camera del reverbero? Beh sì, assolutamente ancora si fa, ma soprattutto spesso viene isolato l'amplificatore dal musicista che ascolta il proprio amplificatore in cuffia. Viene anche tirato molto a palla. Generalmente questo succede nelle registrazioni: per tirare fuori il vero suono dell'amplificatore le valvole debbono lavorare, e quindi i 100 watt che generalmente vengono utilizzati sulla testata, sulle testate valvolari Marshall o Fender o altre cose che siano, non vogliamo fare pubblicità a nessuno, anche Vox, Mesabuchi e qualsiasi cosa, vengono tirate, come si dice, vengono proprio tirate a palla, e quindi il musicista va a suonare fuori dalla camera dove viene fatta la ripresa. Delle volte nei live, per esempio, succede che l'amplificatore viene messo in una scatola chiusa, in maniera che appunto uno può tirare le valvole a palla senza che poi il suono vada a influenzare quello che è il suono del palco vero e proprio. Quindi questa è una cosa, sicuramente avranno fatto una cosa del genere, a sentire sta chitarra così piena, hanno tirato le valvole a palletta proprio, a palla di fuoco. Poi lui era uno sperimentatore non da niente, lui usava un variatore per variare l'impedenza, penso, il wattaggio dell'amplificatore. No, anche l'impedenza stessa per arrivare con più potenza sulla cassa, questa è una cosa che si può fare. Comunque questo era 1978, poi seguirono 5 album, tutti con Ted Templeman, fino ad arrivare a 1984, l'album dove c'era la famosa Jump. Furono tutti album bellissimi, registrati benissimo. Quando poi cambiò con Sammy Hagar, che arrivò come cantante, registrarono negli studi, nel frattempo si erano costruiti a casa, è cambiato completamente il suono. Allora, l'anno dopo, il 1979, so in 1979 there was another great record coming out that actually won a Grammy as in 1980, so 1 year later, he won a Grammy Award as Best Engineered Recording. Questo disco del 1979, Andrea, ha vinto un Grammy Award come miglior disco registrato, cioè il miglior ingegnere, miglior registrazione, miglior suono, via. Ed è un disco che ha cambiato la carriera del gruppo in questione. Ce lo ascoltiamo e poi ne parliamo? Sta succedendo questa cosa che succedeva abitualmente fino a una ventina d'anni fa, cioè dovevi andare a beccare la traccia si vede sul vinile, lo saprete quasi tutti voi, sia più giovani che meno giovani, perché è un po' più chiara delle altre tracce del vinile, quelle registrate, che invece hanno, proprio perché è una traccia che non contiene niente. Ma dovete sapere questa cosa, che il vinile resiste così tanto a lungo nel tempo perché è proprio fisicamente una cosa che c'è un solco che fisicamente ha una serie di sono dei solchi che hanno delle asperità. Quell'asperità è il suono tradotto dentro il solco, che poi viene letto dalla puntina. Dici che forse l'abbiamo presa? Questi sono Supertramp da Breakfast in America, questo è The Logical Song. Io sono Dario, questo era Rockmania, questo era Andrea Treccia d'Amico. Un saluto a tutti.